Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Vi presento il ritratto di Gaspare Spontini. Il documento risale al 1940, o almeno questa è la data indicata dall'antiquario. Il ritratto è all'interno di una stampa propagandistica dei laboratori farmaceutici Maestretti di Milano. Infatti sulla copertina e retro troviamo degli annunci che pubblicizzano prodotti farmaceutici, ma sul fronte troviamo anche 22, i grandi maestri della musica, Gaspare Spontini. All'interno, oltre al ritratto, troviamo una breve biografia che vi leggo. Gaspare Spontini, 1774-1851. Fuggito nel 1795 dal Conservatorio dei Turchini di Napoli, dove era entrato 2 anni prima per seguirvi le lezioni del Sala, fece rappresentare a Roma la sua prima farsa musicale, I Puntigli delle Donne, e poscia a Venezia e Firenze altre opere buffe che ebbero vario esito. Nel 1803 partì per Parigi, dove conobbe il famoso critico musicale Fétis e dove nel 1811 contrasse matrimonio con una figlia degli Erard, non meno celebri fabbricanti di pianoforti. A Parigi, forse non del tutto conscio del genere che particolarmente si sarebbe conformato alle qualità del suo geniale temperamento, si diede ancora alla composizione di opere buffe, una delle quali, La finta filosofa 1804, riportò a lieto successo, mentre Il vaso di fiori passò inosservata. Fu nel 1807 che egli ottenne il primo grande e incontrastato successo facendo rappresentare La Vestale, tragedia lirica che suscitò l'incondizionata ammirazione del giovane Berlioz. A questa fece seguito nel 1809 Fernando Cortés, rappresentata alla presenza di Napoleone che l'aveva commissionata, ripromettendosene fini politici. Con questi 2 autentici capolavori a torto dimenticati, Spontini si assicurò fama duratura e meritata. Tramontato l'impero napoleonico, il musicista ottenne non di meno dal nuovo re Luigi XVIII ambite cariche ed adeguate ricompense. Nel 1819, dietro invito del re di Prussia, Spontini partì per Berlino, dove tenne, malgrado la campagna diffamatoria succeduta immediatamente dopo il suo arrivo nella capitale, il posto di direttore del Teatro Reale per una 20 d'anni. Le opere composte dopo La Vestale e il Cortés non aggiungono veramente nulla alla sua gloria. Nel 1850 si ristabilì in Italia e l'anno seguente si spense nella piccola città di Maiolati, Ancona, dove era nato. Fu eccellente direttore d'orchestra. Nella storia del melodramma occupa un posto di non trascurabile importanza. Spero che questo contributo sia stato interessante. Grazie e a presto.